sempre in viaggio fra i mondi. Porterai tu luce giorni fecondi. Porterai per tutti pace e libertà. Sarai tu la voce di tutta l'umanità. Se con te sempre avrai la stella del destino, e così tu potrai iniziare il cammino. Gli elementi tutti insieme sono il gran mistero, solo uniti con il cuore per un regno intero. Se con te sempre avrai la stella del destino, e così tu potrai iniziare il cammino. Se con te sempre avrai la stella del destino, e così tu potrai iniziare il cammino. E noi con te. Caro Tilly, Starkey non è una leggenda. La stella del destino ci ha condotto sulla luna di Kemir e abbiamo trovato il primo elemento di Starkey. Purtroppo anche la mia malvagia cugina Fedora era lì con i suoi sgherri, ma il primo elemento mi ha aiutata. Grazie ad esso ero in grado di prevedere le mosse di Fedora e sono riuscita a sconfiggerla. La città dei Magami. Laiki, lo so che hai tanta paura, tanta paura. Ma presto la mamma verrà qui a prenderci. Oh. Che cosa fai tutta sola, piccolina? Io e Laiki stavamo giocando nel bosco quando si è perso e non lo trovavo più. Vieni con me. Non puoi restare qui. Dove stiamo andando? Nella mia città, la città dei Magami. Guarda, è il primo elemento della Starkey, quello che dona al suo possessore il potere del legame reale. Ma che cos'è di preciso la Starkey? Ti sei mai fatta questa domanda? La leggenda degli unicorni narra che gli elementi che la componevano sono schizzati per tutta la Centurion e sono andati persi. Sappiamo solo che il suo potere è immenso e questo elemento prova che la Starkey non è solo una leggenda. Ma cosa sia realmente la Starkey, questo rimane un vero mistero. Ok, adesso analizziamo di nuovo la stella del destino. È quasi come se stesse indicando un altro elemento. Se così fosse, significherebbe che la stella del destino è davvero una mappa che ci aiuterà a ricomporre la Starkey. La zona indicata è l'emisfero nord del pianeta Taili, nei pressi di un villaggio chiamato Shami. Coordinate inserite. Oh! Però stai diventando bravino con i comandi. Sì, beh, più o meno.
Goscia, sei riuscito a trovare qualche traccia della bambina? No, ancora niente. Ah! Cos'è stato? Vado a controllare. Iperbalzo effettuato. Ah! Ah! Guarda, la stella del destino si sta illuminando. Quindi ci sta indicando di nuovo la strada. Aspettate. Sto sentendo qualcosa. Per quale motivo ce l'ha con noi? Ti faccio vedere io! Mi arrendo. Ah! Che sta succedendo qui? Goscia, vuoi spiegarmi che cosa stai combinando? Pensavo fossero dei magami. Vi chiedo scusa, c'è stato un fraintendimento. Siamo alla ricerca di una bambina che si è persa nel bosco. Per questo motivo siamo tutti un po' nervosi. La piccola non si è persa. È stata catturata dai magami. Cosa sono i magami? I magami sono dei mostri. I mostri che hanno occupato con la forza Shami il nostro villaggio. Sono degli esseri sovrannaturali che ci hanno costretti a lasciare le nostre case. Adesso alcuni di noi vivono qui nel bosco, mentre gli altri se ne sono andati per sempre. Purtroppo ho il sospetto che i magami abbiano portato la bambina nel villaggio e se fosse così, temo che non la rivedremo mai più. Il villaggio di Shami, hai detto? È lì che siamo diretti. Volete entrare nel villaggio? Esatto, ne farei a meno, ma abbiamo una faccenda da sbrigare laggiù. E visto che ci siamo, faremo il possibile per riuscire a rintracciare la bambina. Addio! Sono pazzi. Forse no. Il fatto è che loro posseggono un'arma potentissima. Lo so, quella che ha distrutto il mio mono aliante. Io sto parlando del loro coraggio. Un'arma che a quanto pare tu hai perso da un bel po' di tempo. Se l'hai mai avuta, se penso che saresti voluto diventare il capo del villaggio. Bah! Sbaglierò, ma ho la sensazione di averli già visti da qualche parte. Eccoci arrivati. Separiamoci. Voi controllate la periferia, d'accordo? Ai tuoi ordini, è sempre un piacere. Noi controlliamo il centro del villaggio. Ecco dove li avevo visti. Sono dei ricercati e c'è una taglia sulla loro testa. Ne sei certo? Sì, maestà. Abbiamo verificato tutto. L'informazione è più che attendibile. Quindi in questo momento mio figlio Liu e Luce sono su Taili. La cosa non mi sorprende affatto. Conosco qualcuno che si nasconde su quel pianeta. Un uomo che ha rubato qualcosa che mi appartiene. E molto probabilmente Liu e Luce si stanno avvicinando a lui senza neanche rendersene conto. È tutto grazie alla stella del destino. E ora, grazie a questa soffiata, forse riuscirò finalmente a scoprire dove sei finito, comandante Mox. Saphir, vai a dire a Fedora di prepararsi per una nuova missione.
Non so se l'hai notato. Che cosa? È la prima volta che stiamo così tanto tempo insieme senza litigare. Si vede che la mia forte personalità ti sta facendo abbassare le penne. Sei proprio simpatico. Questo posto non dovrebbe essere deserto. Scopriamolo. Ehi, scusa il disturbo. Stiamo cercando una bambina, allora ho pensato, chissà, magari quella bella ragazza l'ha vista da qualche parte, forse. No, non ho visto nessuna bambina. E voi non dovreste essere qui. Cosa? Questa ragazza è una Magami. Andiamocene da qui. Quei mostri, allora, esistono veramente? Riesci a vedere qualcosa? Sì! Un mostro terribile! Andiamo, stavo scherzando, non c'è niente qui! Un pupazzo! Chissà, forse apparteneva alla bambina! Cosa succede? Credo siano i Magami! Meglio andarsene! E in fretta! Bene, se le nostre informazioni sono giuste, mio fratello e Luce dovrebbero essere qui, in questa zona. Andiamo! Non so cosa ne pensi, ma la calma apparente di questa città non mi convince affatto. Neanche a me, tesoro. Chi è stato a parlare? Sono stata io, mia cara. Andate, scappate dal villaggio prima che sia troppo tardi. Che razza di posto è questo? Tu ci stai capendo qualcosa? Aspetta, rosso scarlatto. Il colore indica che siamo molto vicini al nostro obiettivo. Sono ancora qui, ma perché non si danno alla fuga? Meno male, non c'è più traccia di quei pupazzi! Come non detto! Likey! Likey! Oh, Likey! Credevo che non ti avrei più rivisto! È la bambina che cercavamo, l'abbiamo trovata! Ciao! Tu sei Billian, non è vero? Sì, e questo è il mio amico Likey. E invece quello lì è il mio amico Tondo. Ma cosa? Ma che cos'è? Tondo vuole giocare a nascondino. Ragazzi, ho un'ottima notizia per voi. Abbiamo trovato la bambina. Ottimo lavoro, adesso uscite dal villaggio e riportatela alla nonna. Ricevuto. Aspetta un attimo, e ora dov'è finita? Tondo, dove ti sei nascosto? Ah, ciao! Anche voi state giocando a nascondino? Ah! Billian, non dovresti scappare via, Fedora! L'universo è piccolo, non è vero? Forza, catturateli! Mi piace questo gioco! Sembra che ci stia guidando laggiù. Ho la sensazione che i Magami non vogliano farci avvicinare alla casa in fondo al viale. Molto brava! Come hai fatto a capirlo?
Chi ha parlato? Chi è? Indovina! Bacche parlanti. Mardi! Non oggi, ragazzi. Andiamocene di qui. Oh! Ma... Ci siamo quasi. Lo sapevo. Adesso non riusciremo mai ad entrare. Aspetta un attimo. Dove vai? Sei impazzita! Ma certo! I Magami non sono nient'altro che una specie di miraggio. Un miraggio sicuramente provocato da qualcuno. Probabilmente da un illusionista o qualcosa del genere. Sai una cosa? Credo che tu abbia ragione. No! Fermo! Non sparare! Getta la maschera e fatti riconoscere. D'accordo, mi arrendo. Oh, riflesso di cristallo. Allora quella maschera è... Sì, è un elemento della Star Key. È il suo potere a creare le illusioni. Portatori della Star Key, io sono il miraggio dell'unicorno. L'elemento della Star Key che dona a chi la possiede il potere delle illusioni. Il potere di creare delle visioni di qualsiasi forma e dimensione e far credere ai nemici che siano reali. Con me potrai creare qualsiasi tipo di illusione. Con me tutto sarà possibile. E adesso il mio potere è tuo. Tu sei il comandante Mox! Ci sono addosso! Leo, Fedora è qui! È riuscita a trovarci! Resta qui e non muovi!
Con tutta questa sabbia sarebbe stato meglio portarsi un ombrellone da spiaggia. Adesso basta! Ma... altrimenti sarà la bambina a rimetterci. Io voglio la mia mamma! Conterò fino a 3. Se non vi arrenderete, porterò via la bambina con me. Prendersela con una bambina? No, non posso permetterlo. 1. Starkey! Miraggio dell'unicorno! 2. E... 3. Oh, ma cosa? Ma che cos'è? Mostri! Sono dei mostri! Vattene subito, sorellina, o sarà peggio per te. No! Non finisce qui! Questa ve la farò pagare! Abbiamo vinto! La mia nipotina è di nuovo con me, sana e salva. Allora, tu sei Mox, comandante delle guardie di Gorbos. Esattamente, ero il suo braccio destro, fino a quando mi sono stancato di vedere i pianeti di Centurion venire sottomessi dagli ordini di quel perfido tiranno. Così ho deciso di disertare e di cambiare completamente vita. Ma prima di andarmene ho rubato questo. Era uno degli elementi recuperati da Fedora. Cosa? Fedora è in possesso di alcuni elementi della Starkey. Ma come può essere possibile? Io credevo lo sapeste. Prima che tu scappasti con la stella del destino, Gorbos e Fedora si erano messi sulle tracce degli elementi, ma con la scomparsa del medaglione, sul quale è incisa la mappa stellare, hanno dovuto interrompere la ricerca. Ecco perché mia sorella ha quel terribile potere. Il potere delle ombre. È un elemento di Starkey. Proprio così. Per questo, impossessandomi di uno degli elementi, avrei impedito a Fedora di acquisire un altro potere. E soprattutto, senza un elemento, non avrebbe potuto ricomporre la Starkey. Da quel giorno, Gorbos mi sta dando la caccia. Gli agenti dell'Oscur erano arrivati fin qui, in questo villaggio. Quella volta ho usato il potere dell'elemento di creare illusioni per far scappare gli agenti. Ma purtroppo la popolazione stessa, spaventata dalle apparizioni, è fuggita dal villaggio. Vi chiedo perdono per aver provocato tanti disagi. Principessa Luce, faccia buon uso dell'elemento. Soltanto quando riuscirà a comporre la Starkey, allora la pace regnerà di nuovo su Centurion. In quanto a me, lascerò immediatamente il villaggio per sempre. Non così in fretta. Ora conosciamo la tua vera storia e saremmo molto felici di farti rimanere qui tra noi. I nemici di Gorbos non possono che essere nostri amici e un soldato come te saprà come affrontare i soldati dell'Oscur e sconfiggerli. Io propongo che Mox diventi il nuovo capo del nostro villaggio. Così avrò la possibilità di togliermi di torno i traditori, che Gosha sia bandito per sempre dal nostro villaggio. Urrà per Mox, il nostro nuovo capovillaggio! Beh, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. Beh, forse, ma non è affatto finita per noi. Ora sappiamo che Fedora ha in mano alcuni elementi della Starkey. Per questo dovrò scoprire quanti poteri oscuri e misteriosi possiede mia cugina. E dovrò fare di tutto per fermarla. Inseguiti da un nuovo pericoloso nemico, l'infido comandante Nux, Luce, Lio, Mango e Tatu raggiungono una misteriosa città. Fedora rivela intanto di possedere un potentissimo ed inquietante potere di Starkey.